Fletcher era appena uscito da una picchiata da oltre 2000 metri e sfrecciava a pochi palmi dalla spiaggia, quando un giovane uccello planò direttamente sulla sua traiettoria. Fletcher effettuò una fulminea virata sulla sinistra e andò a schiantarsi a 200 miglia all'ora contro un masso di granito. Ci fu un cozzo accecante, un nero scoppio di terrore e stupore, e un istante dopo egli vagava alla deriva di uno strano cielo, immemore. Quella roccia per lui fu la soglia attraverso cui si accede in un diverso mondo. Giada era bloccata sull'orlo di un piccolo avvallamento. Tornai verso di lei e mi disse che aveva paura a scendere da lì. Le dissi: non preoccuparti, rimani lì, io e tua mamma ci allontaniamo un po', andiamo sulle rive del lago. Speravo che la voglia di stare con noi la facesse superare il piccolo ostacolo, o che almeno la paura di rimanere da sola sarebbe stata più grande della paura del declivio. Lei chiamò sua mamma, che la prese in braccio e la portò dall'altra parte. Successivamente mi trovai a fronteggiare un problema simile con la paura dell'acqua di mio nipote. Stavolta però, invece di buttarmi in mare e lasciarlo solo sulla spiaggia, mi fermai lì con lui per cercare di capire com'era fatta la sua paura ed elaborare una strategia nuova. Guardandolo capii che era come paralizzato di fronte a un sentimento che lo metteva a disagio. Mi figurai la sua paura come l'uomo nero, il babau, e una brutta sensazione di freddo e vuoto da cui Filippo voleva solo scappare. Una paura maggiore non avrebbe fatto altro che accrescere la sua confusione. L'ipotesi di un futuro premio non funzionava, perché la paura è come uno schermo nero, ti toglie l'orizzonte. A seguito di questi due avvenimenti riuscii a definire meglio il mio coraggio, che non è assenza di paura, quanto confidenza con la paura, abitudine a un sentimento che di primo acchito ti porta a scappare e a girare la testa dall'altra parte, per non provarlo, per non vederlo neanche. Quindi, riprendendo la metafora dell'uomo nero, posso dire che a forza di frequentarlo ho imparato a conoscerlo. E non è poi così nero, non è poi così cattivo, e soprattutto quando sono riuscito a fermarmi ad ascoltarlo, ha avuto qualcosa da dirmi. Quando cammino sul cavo non è questione di opporsi o combattere la paura. Sarebbe un combattimento perso in partenza che toglierebbe energia e concentrazione alla mia camminata. Io penso più alla questione di integrare la paura, di permettermi di sentirla. Alla fine è come mettere un nuovo attrezzo nella valigetta degli utensili, e io lo uso per stare attento, per essere consapevole e vigile durante le mie passeggiate. Quando attraversai a Penna Billy tra una valle tra il colle di Penna e il colle di Billy, tirava molto vento e mi trovai a affrontare il problema del vento, e lo gestii un po' come la paura, considerando vento
e paura, due forze a cui non potevo oppormi. Quindi cercai di integrare il vento nel mio essere durante la camminata. Per qualche secondo riuscii a essere veramente vento e capii che possiamo essere qualsiasi cosa. E non sto parlando di fare questo o quello, perché a 90 metri di altezza su un cavo da 14 mm non puoi fare molte cose, devi solo andare avanti. Sto parlando della libertà da ogni identificazione, da ogni costrizione, dal passato, dal futuro, libertà della nostra identità per guadagnare l'essere assoluto. Quindi quando ora mi chiedono cosa provo sul cavo, di solito rispondevo paura e solitudine, ora aggiungo anche libertà. Un'altra parola che mi piace usare riguardo alle mie camminate è la parola compromettersi, nel senso inglese di non solo di mettersi in una situazione, ma mettervisi con coraggio completamente. E quando sono sul cavo mischio un po' i due sensi della parola italiana di compromettersi, perché da un lato fisicamente mi metto a rischio, ma dall'altro ontologicamente tutto il mio essere coincide con il mio fare e vivo dei momenti di, secondo me, di vera autenticità. Sul cavo la situazione è talmente estrema, è talmente pericolosa che neanche una piccola parte di me può essere da un'altra parte, devo essere esattamente tutto dove sono. Quindi uso questo mio coraggio, abitudine alla paura per mettere a rischio il mio piccolo io, per essere tutto, senza mezzi termini in quello che faccio. E gioco un po' la scommessa di Pascal, quindi mi gioco una posta finita per una vincita infinita. E come dice Pascal, se vincete, vincete tutto, se perdete non perdete nulla, quindi ci invita a scommettere senza timore. E questa scommessa per me avviene proprio nel momento del primo passo sul cavo, perché in quel momento prendo la decisione, per quanto temporalmente limitata, però definitiva, di sospendermi. Dopodiché non avrò altre possibilità di scegliere, avrò un'unica strada, non ci saranno bivi. Per questo mi fanno molto paura le gru, i palazzi o terrazzi che magari si avvicinano al cavo mentre cammino, perché in questi luoghi, in questi oggetti, si cela un tranello, la possibilità di una sosta. Se io mi fermassi durante la camminata, non so se riuscirei a riprendere la decisione di sospendermi, soprattutto dopo che so già cosa mi aspetta. La scelta della sospensione richiede coraggio, ma paga con l'autenticità e con la felicità dell'essere. Quindi per essere felici ci va coraggio, sia per cercare la felicità, perché mettersi in cerca di qualcosa, come ogni partenza, richiede un piccolo sacrificio di una parte di noi, quella parte che la paura ci fa guardare e ci fa credere importante, mentre invece è solo la zavorra che ci tiene fermi a terra. Dopodiché raggiunta questa felicità ci va coraggio per mantenerla, tutti i giorni, quotidianamente, perché una cosa è 19 minuti di sospensione sul cavo, una cosa è la lotta quotidiana contro le banalità, contro i problemi quotidiani. Quindi vorrei avere ancora più coraggio per poter scegliere ogni mattina di guardare lontano e di morire nel finito per rinascere nell'infinito. Dopodiché, scoperta questa possibilità, scoperta che possiamo essere infinito, diventa nostro dovere esserlo, lottare tutti i giorni per essere felici e per trovare la nostra strada alla felicità. Il gabbiano Jonathan Livingstone si distingueva dagli altri gabbiani perché a differenza degli altri non aveva paura di imparare quindi anche cercare e scoprire la nostra strada e percorrerla anche se è una strada pericolosa, tanto incontreremo il babau e ne faremo un buon compagno di viaggio, ci seguirà. Coraggio per trovare le strade dove nessuno le vede e per urlare la nostra felicità contro il brusio del mondo. Quindi non posso augurarci che le nostre strade siano ardue, ci permettano di correre rischi, anzi ci obblighino a camminare con tutto il nostro essere in equilibrio sul baratro. Noi coraggiosamente col cuore ci metteremo a rischio, senza esitazione, senza ripensamento e passo, dopo la paura, dopo la concentrazione che ci priverà di alcuni sentimenti, esploderemo nella gioia. Ora però smettetela di ascoltarmi, io sono solo un altro odioso dito che vi indica dov'è la vostra felicità. Non state zitti. Urlate più forte di me la vostra autenticità, alzatevi e andate a cercare la vostra strada. Senza sapere dove vi porta, compromettetevi su di essa. Saltate nel buio e decidete ciò che fate.